Porta di mezzo. Quest'ingresso introduce, attraverso un ampio emiciclo, in quella parte del parco che ha conservato il tracciato settecentesco, ispirato, seppure con le dovute riserve, a modelli di giardino alla francese. Tale impianto fu probabilmente delineato nel 1735-1736 dall'architetto romano Antonio Canevari e fu ultimato da Ferdinando Fuga verso il 1760-1770. Dall'emiciclo si dipartono 5 viali che si irradiano a ventaglio nel folto bosco e altri 2 viali solo accennati e un tempo racchiusi da una grotta di verde. Per le scarse notizie esistenti non è certo che le statue, ridotte a 13, siano quelle che originariamente abbellivano l'emiciclo. Sottoposte ad un accurato restauro, appaiono di fattura, pregio e marmo diverso. Solo alcune sono modellate in ogni loro parte e dotate di una particolare plasticità. Alcune raffigurano certamente delle divinità, ma si riconoscono anche una dovizia ed una flora, per i simboli allusivi alle stagioni o alla fecondità della terra. Altre forse rappresentano allegorie delle virtù. Il viale di mezzo, il più lungo e suggestivo per la copertura a grottone, giunge fino a quasi ai margini del bosco, affacciandosi sul cavone di Miano, dove si chiudeva prospetticamente su di una monumentale statua denominata il Gigante. Quello adiacente, anticamente detto Stradone della Fagianeria e poi Stradone dell'Eremo, attraversa quasi l'intero bosco, lambendo il vallone di San Gennaro. L'ultimo, denominato Stradone della Porcellana, giunge all'edificio omonimo che chiude la prospettiva e dalla piccola chiesa di San Gennaro. Praterie a nord di Porta Caccetta. Fino ai primi decenni dell'Ottocento il luogo era chiamato il Chiuso della Fagianeria o il Chiuso della Caccetta, in quanto interamente cinto da mura e addetto alla schiusa dei fagiani. Attualmente, in direzione della piccola chiesa di San Gennaro e dell'antica fabbrica della porcellana, si osservano boschetti di leccio e ai margini qualche sporadico esemplare di roverella. Chiesa di San Gennaro. Opera dell'architetto scenografo Sanfelice, fu eretta per volere di Carlo III di Borbone nel 1745, come conferma una vecchia iscrizione di marmo che campeggia sulla semplice facciata d'ingresso, ripartita da alte paraste doriche. L'interno, che ha conservato nel complesso l'impianto originario, si sviluppa su di un invaso ovale. Le decorazioni risultano alquanto sobrie, essendo stata destinata a parrocchia nel 1776 delle maestranze che abitavano nel bosco. Sull'altare maggiore è esposto un olio su tela, raffigurante il Santo Protettore, attribuito inizialmente a Francesco Solimena, maestro ed amico del Sanfelice. Di recente è stato assegnato a Leonardo Olivieri, un allievo del pittore. Davanti alla chiesa di San Gennaro si apre l'ingresso di questo vecchio edificio che, dal 1743 al 1759, ospitò la famosa Real Fabbrica della Porcellana di Capodimonte, una delle manifatture reali fondate da Carlo III di Borbone. Dagli anni 60 è la sede dell'Istituto Professionale di Stato Giovanni Caselli per l'industria e l'artigianato, l'unico in Italia preposto alla preparazione di personale e di tecnici specializzati nel settore produttivo ceramico. Fin dal Settecento l'edificio ha subito numerose trasformazioni, ampliamenti e ristrutturazioni interne per adeguarsi ai diversi usi cui è stato destinato, anche dopo la dismissione della fabbrica. Alcuni pezzi della produzione della fabbrica si possono oggi ammirare nel Museo di Capodimonte, inclusa l'opera più celebre ed impegnativa qui prodotta.
il salottino in porcellana policroma, realizzato tra il 1757 e il 1759 per la regina Maria Amalia di Sassonia nella Reggia di Portici. Cellaio. In questo edificio erano conservati botti di vino, fascine, legna e tutti i prodotti che assicuravano l'alimentazione alla selvaggina del bosco o che erano messi in vendita. Il volume dell'edificio, che è parzialmente interrato, è molto uniforme e regolare, come le sue facciate, scandite da semplici aperture circolari e da un ampio portone di legno che individua oggi l'unico ingresso. L'interno, poco trasformato e restaurato, è costituito da un'unica grande sala rettangolare, suddivisa da 8 pilastri in 15 campate uguali che sostengono volte a vela. Questa piana, come quella a nord di Porta Caccetta, fu riformata integralmente secondo il gusto all'inglese intorno al 1836, quando scomparvero definitivamente gli antichi giardini murati addetti alla coltivazione. Sull'ampia radura alle spalle del cellaio svettano 4 esemplari di pino nero e, in lontananza, verso la macchia, alcuni cedri del Libano, un podocarpo ed una popolazione di roverelle. Si osservano anche grandi esemplari isolati di leccio e, verso la fagianeria, su di una grande aiuola, chiamata comunemente il luogo delle 7 querce, un gruppo isolato di maestose magnolie. L'attuale fabbricato della fagianeria era stato in passato adibito a polveriera, luogo in cui dovevano essere riposte le munizioni, la polvere da sparo e le diverse armi per i vari tipi di caccia. Durante gli ultimi anni del Settecento e i primi dell'Ottocento, l'edificio fu modificato e destinato al ricovero dei fagiani, mentre durante i grandi lavori di trasformazione del parco assunse le fattezze di una finta rovina gotica. L'unica parte sopravvissuta alla distruzione della Grande Guerra è un volume ad un piano, con una scaletta di accesso alla terrazza superiore. Di recente è stato destinato a bookshop e a punto di ristoro. Fabbricato Capraia. Le 2 costruzioni, prima del 1836, quando furono restaurate ed abbellite, racchiudevano un cortile a giardino. Il fabbricato principale della Capraia, esistente già dalla metà del XVIII secolo, includeva al piano terra locali per usi agricoli, stalle e rimessa e al piano superiore abitazioni. L'edificio, ancora abitato, pur conservando l'impianto ottocentesco, è stato ampiamente ristrutturato nel Novecento. Si sviluppa su 2 piani, ha una copertura a tetto ed è privo di ornamenti e di articolazione volumetrica, se si esclude un'ampia terrazza ad oriente. L'altro piccolo manufatto del complesso, su 2 piani, è oggi allo stato di rudere.